Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a visitare il paese più piccolo d'Italia. Ossia Morterone, un paesino di 31 abitanti, solo 10 residenti. Ma cosa faremo anche in questo paese? Beh, io direi che pescheremo, giusto? Ovviamente. Dai, facciamo 2 lanci. Quanto? Dalla vita diciamo qua. Sempre? Sono andato a scuola, ma io praticamente sono stato sempre nel paese. E quanti abitanti siete qua più o meno a Morterone? Mi sembra, se non sbaglio, 30 fissi, 30 come residenti. Il famosissimo Telezio. Non sforzare. Ok ragazzi, siamo appena arrivati nel paese più piccolo d'Italia. Esattamente ragazzi, la strada è stata un po' impervia, però ora siamo arrivati, parleremo con qualche abitante del posto. Speriamo di trovare qualcuno, diciamo. Esatto, e poi ci immergeremo in pesca. Quindi dai, andiamo. Come state osservando, siamo nel centro di questo comune. Ci sono alcune case, alcune nuove, altre che magari possono servire, come sentite, per le mucche o per i greggi vari. E adesso andiamo a cercare qualcuno a vedere se ci può raccontare un po' com'è vivere qua e un po' tutto il resto. Comunque davvero ci sono belle cose, ci sono anche strutture architettoniche, diciamo, come delle statue, no? Davvero molto interessante. Continuiamo. Qua si chiamava Cacciatore. Strada dei cacciatori. Ok. Sì, perché una volta Cacciatori, c'erano tanti allora. cacciatori, per quello. Sì, sì. Tanti cacciatori prendevano tutti gli animali che ci sono a Morterone e poi venivano anche imbalsamati. Come vivere qua a Morterone, come ambiente, come allora, comodità. come comodità bisogna scendere tutti i giorni a Ballabio a fare la spesa, se ha bisogno di qualcosa bisogna scendere. E il paese più vicino è praticamente Ballabio. Ballabio. Sono 15 km tutto tornanti però, Sì. Sì. Sì, ci siamo Ma passati. quante volte scendete poi per fare tipo Noi in inverno rifornimento? poco, perché magari in inverno facciamo avanti e indietro al mattino e scendiamo alla sera. Quanti abitanti siete qua più o meno a E mi Morterone? sembra, se non sbaglio, 30 fissi, 30 come residenti Ah. e fissi 10 tutto l'anno. Bene, allora siamo qui con come che... Gabriele pensa, Bene? morteronese da una vita, bella giornata, Da quanto? dalla vita diciamo qua. Sempre? Sono andato a scuola, ma io praticamente sono stato sempre nel paese. E com'è che è stato un po' l'evolversi da prima adesso? Evolversi qua è sempre, purtroppo è sempre andato indietro che neanche avanti, essendo scomodo, essendo un po'... Sì, abbiamo visto anche noi. La strada un po' lunga così, il paese è andato un po' indietro, però vabbè, qualche giovane ha voglia di lavorare e il lavoro c'è. Sì, dai, abbiamo visto comunque qualche giovane così, anche turisti. Sì, no, adesso c'è giro Sì, anche sì, movimento. qualcuno gira. Se anche la giornata è bella, il problema qua è sempre un po' la strada che è un po' scomoda. Beh, immagino. Il problema grosso di noi qua è quello, dopo Lì adesso gestite mucche o così? gestiamo la stalla comunale, dopo vi faccio parlare con mia sorella. Mhm. Gestiamo la stalla comunale e oggi ho lasciato andare, dopo 6 mesi li ho mollati fuori nell'erba e ne avevano piene le scatole star legate. Ah, perché erano dentro? Sì, Ah, sì, erano 6 mesi sicuramente devono stare legate. Li fate pascolare anche in alpeggio o proprio... Qua nei prati vicino, qua sopra. Ah, quindi- No, io faccio il pascolare tutte qua vicino, però Capito. tanti prati ce ne sono, quindi stanno fuori Sì, da sì, novembre sì. solito. Ah, perché Quando- poi d'inverno è anche troppo freddo alla fine, sì. Anche perché poi erba non ce n'è. Ah, beh, anche sì. E la lacuna del paese è la strada per me. Che c'era questo intervento che volevano fare dalla Valle dei Mani che venivano di qua e collegavano, da quanto ho capito è tutto in aria, ecco lì bisognerebbe spingere per fare quella roba là. Perché qua il paese qua, se non fai una strada passabile sempre, Valle dei Mani e Valpalese che passi estate e inverno, Ah, beh, sì. per me siamo tagliati fuori veramente. Lei è? Allora, io sono Isabella, sono la sorella di Gabriele, che è il proprietario dell'azienda agricola qua di Morterone, e ho deciso di venire a aiutare mio fratello. Io prima facevo tutt'altro perché ho fatto l'insegnante, l'educatrice di asilo nido, e a un certo punto la mia struttura ha chiuso e mi sono detta cosa volevo fare da grande, anche se sono già grande però, e ho detto perché non ritornare alle mie origini, visto che noi qua avevamo i nostri nonni per cui passavamo praticamente l'estate qua, sabati, domenica, vacanze qua. Abbiamo sempre avuto la fattoria, mia nonna ha sempre prodotto i formaggi e ho deciso di ritornare e aiutare Gabriele, insomma, ecco. Magari per formaggi o qualcosa. Esatto, sì, noi qui produciamo
volete venire Ah, ok, con me? grazie Vi mille. faccio vedere anche un attimino. Vieni pure. Qui abbiamo la cella con i nostri prodotti che sono fondamentalmente il latteria, la toma e il taleggio. Il famosissimo Il Taleggio. taleggio. Esatto. Poi vabbè, per noi personalmente produciamo la ricotta, il burro, però in famiglia per noi. Nel senso. Appena hai aperto ho sentito subito che non Per arrivava. esempio io ho appena prodotto le tome, quindi ho fatto scaldare il latte qua dentro, peccato che non le avete viste prima, però comunque Ah, sono quelle praticamente con ho la- tolto il siero, ho tolto il siero e poi ho messo, guarda, questo è latteria, ecco, che facciamo adesso, lo lasciamo piascolare, lo rigiriamo per 3-4 volte, togliendo il peso finché non è scolato e poi tutto il siero. Questo E è con il il siero cos'è che fate dopo alla il fine? siero lo diamo ai vitelli e maiali. Ah, certo. Perché noi appunto abbiamo anche i maiali e facciamo insaccati, produciamo anche salami, cotechini. Fate i vari salumi, insomma. Esatto. E aspetteremo il formaggio di Monterone. Va bene. giusto. Qua. Noi siamo qua nel nostro è piccolino, però nel nostro piccolino è sufficiente. Per le mucche che abbiamo e le bestie che abbiamo. È una bella iniziativa, veramente, complimenti. Speriamo. Non lo fanno tutti, Noi siamo però fiduciosi, bisogna così crederci. ci piace. Va No, è benissimo. una passione, cioè devi proprio avere. Il problema è la strada. Basta, poi tutto il resto è una favola. Infatti Per il resto mi Sembra una cosa scontata, però no, è importante. Non dire tanto, è passare, vuol dire. Va benissimo allora, grazie mille. No, grazie a voi ragazzi. Queste ragazzi sono le mucche di cui vi parlavano prima loro. Wow. Che bei posti, Confermo, Wild, veramente. super wild. Adesso stiamo scendendo, siamo appena scesi, guardate quanto è altissima l'erba. Da come hanno detto dovrebbe esserci un torrente in teoria, quindi Sto seguendo verso di qua, ok. è pieno di ortiche, purtroppo, però vediamo, dai. Siamo appena scesi sul torrente, abbiamo fatto all'incirca 5 minuti di camminata, non tanto, abbastanza poco, e questo diciamo è il panorama che si vede in questo momento. Qua abbiamo un laterale che scende e si va a immettere nella parte centrale del torrente, altro laterale sulla sinistra e poi il torrente va a continuare. Come vedete acqua momentaneamente non ne vediamo, l'unica è sperare nel diciamo scendere verso valle, che vediamo magari qualche sorgente che magari filtra al terreno o comunque qualche piccolo diciamo laterale che si va a immettere. Esatto, poi comunque ogni torrente, anche questo qua, c'è quello affluente, ma quello lì diventa a sua volta affluente di un altro. Bravissimo. E quindi collegandosi, scendendo verso valle, troveremo sicuramente un torrente. Speriamo veramente, perché Però appunto volevamo farvi notare come sarebbe un torrente senza acqua. Bellissimo. Come avete appena letto, adesso andremo con più cautela a vedere cosa c'è di sotto. Però si sente acqua, dai. È già Cosa una cosa positiva. positiva. Bravo. dai. Vediamo. Ci sei? Come peschiamo? Come vedete Michele ha già un cucchiaino in bocca, lui pescherà comunque con il classico rotante barra cucchiaino. Io invece vado a fondo con qualche piombino, esca che utilizzo è il classico vermone e che dire, Si lancia, dai, perché Dai. abbiamo fatto anche un bel pezzo di troppo strada, adesso veramente vogliamo vedere se ci sono trote nel paese più piccolo d'Italia. Yes. Sei pronto? Il comune con meno abitanti. Dai, dai, che andiamo. Attenzione, mi sta mangiando ragazzi. Ne ho appena attaccato una, ma Mi ha lasciato anche adesso. te. Sì. C'è! Grande. Ci siamo ragazzi. La prima fario del paese più piccolo d'Italia. selvatica. Fammi togliere con... No, dai, No, complimenti. mio bella. Dio, io sono... Bellissimo. Che Ne ho mangiato giornata. una in quella pozza. Te, due in questa. Ma dove ti hai lì. mangiato? Qui vicino o là? Là, no, vedi? In mezzo ai sassi. Cavolo. Mi ha iniziato a inseguire, è arrivato a metà, ha mangiato, però poi non ha Vedi cosa vuol dire che l'acqua quando si scalda? Bellissima, aspetta che arrivo. Cioè, sono più trote di È abitanti. partita tardi la registrazione perché me l'hai detto un po' dopo, però si è visto. Sono più le trote degli abitanti in questo Veramente. Davvero. Ti fa capire dove non c'è l'uomo che il pesce c'è. La vita proprio, la natura. È
bellissimo riuscire ad esplorare un torrente così incontaminato, così veramente wild, selvatico sotto ogni aspetto, sotto qualsiasi aspetto veramente, perché non ci sono solo trote, è un ambiente, guardate che roba, cascate, comunque avete visto anche voi, l'ambiente selvatico che non sta solo nella natura ma si rivede anche un po' nel paese effettivamente, giusto? Sì, esattamente. Questa selvaticità. È proprio il paese rappresenta la natura e rappresenta come era ancora ai tempi, vabbè sono tecnologici come noi, però diciamo come era ancora ai tempi il rispetto per la natura e tutto. E poi spuntano fuori queste. Qua davanti a me questo albero, cavolo, che mi fa... Dove sta qua? No, mi è andata sotto l'albero. Ah no, è ancora attaccata, è andata sotto l'albero, zio. Però poi... Ah, la vedo. Dammi quell'albero lì, quel pezzo. Guarda che roba. Aspetta, tiralo fuori il ramo. Piano però, piano. Occhio al filo, che si va a rompere. Occhio al filo che si va a rompere. La trota ha mangiato bene. Ok. Ce l'ha. Bravo. Tirala fuori. Prendi Godino. Vai Godino. Di dietro. Vai, vai. Che cattura, Stech. Non ho mai... Che cattura. Non ho mai collaborato a una cattura così davvero. Wow. Non tanto per la trota Assolutamente. che è sempre la solita bella fare. No, ma hai visto, mi è andata proprio sotto l'albero, ha proprio fatto una girata perché io gli ho dato il colpo per... Che roba. Si è difesa Spettacolo, bene, guardate però. che roba. Bellissima. Ciao amici. Una bella trota, Eccola lì, guardatelo ragazzi, guardatelo che fario. Aspetta che arrivo un po' indietro perché sennò... aspetta perché sennò mi ammazzo. Quante ne abbiamo prese qua, è scandalosa come cosa. Cioè, sembra veramente un laghetto. 3 qua più una prima e sì dai. Un'altra fario, guardate che pinne, che selvatica. Però ha un colore più chiaro questo, sbaglio. Sì, A differenza di quell'altra sembravano più nostrane. Madonna, mi sta venendo l'infarto. C'è! Piano, Piano, piano! Piano, falla staccare! Falla staccare dentro! Sì. Che bestia! Tutte le trote che avete visto prima, a parte questa di qua. Mio Dio, che roba! Spettacolare, una parola che voglio dedicare a questa trota. Un colore, una grandezza veramente eccezionale. Non mi aspettavo assolutamente di trovare pesci del genere, sono veramente Euforico. scosso. Sono scosso. No, davvero, io sono rimasto così. Cura. Big brown trout. Wow, Veramente, davvero. cioè, wow. Cioè, guarda la coda, per far capire, Guardate la Quante coda, grandi. confronto alla mia mano. Grande! Dai, la facciamo così. Bellissima! Bellissima! Aspetta. È ibrido. Ibrido. Ibrido, marmorata fario! Vedete ragazzi? Aspetta, mostra bene. La Le mani te le sei già differenza. bagnate, bravo. Sì, Guarda che roba te, aspetta. Si vede un po', buona. Molto piccola. E rilasciala subito. Quindi vuol dire che questa ci sono marmorate, ibrido e fario. qua. Via! Vamos! Bella Perché si è nascosta lì sotto il sasso, che roba te. Dai, abbiamo Che trovato andata anche adesso. l'ibrido. Siamo arrivati probabilmente alle ultime pozze, vediamo se c'è qualcosa.
Adesso, come vedete, siamo in questo canale proprio creato non dall'uomo, proprio negli anni, no, giusto? Certo. Comunque nei secoli, bravo. E perché stiamo avanzando? Semplicemente perché, come vedete, lì abbiamo provato a lanciare, ma l'acqua è veramente bassa. Le trote non stanno qua, stanno giù in fondo, dove comunque arriva un po' di cibo. Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche lancio. Ovviamente adesso ci fermiamo perché l'acqua è veramente alta e nulla, vediamo se veramente c'è qualcosa. Una bollatola, Ha bollato? Sì, È alto? Giornata spettacolare, fario, ibridi, paesaggio mozzafiato, guardate che canyon, ma non solo una giornata di pesca, dico. Esattamente, perché adesso torneremo su e siamo andati appunto nel torrente del comune più piccolo d'Italia e io mi aspettavo uno tra i torrenti più piccoli d'Italia, Verissimo. con poche trote, con le più piccole, però wow ragazzi, sono più le trote degli abitanti. Vabbè, dopo ne parleremo, però davvero un posto bellissimo, immerso nella natura, bosco, tutto selvaggio, davvero. Confermo, un lungo percorso, Sì. quasi estenuante per arrivare qua dove siamo adesso, però ne valsa la pena, giusto? Ne valsa la pena. Adesso torniamo su a dare l'ultimo saluto e poi torniamo a casa. Un'esperienza che rimarrà impressa sicuramente per me, spero anche per te, perché Ovviamente. Adesso però andiamo un po' di fretta perché comunque dobbiamo fare mezz'ora di bosco e sta iniziando a piovere. va benissimo. Dai. A dopo. Ok ragazzi, siamo appena arrivati alla macchina, abbiamo percorso in circa 40 minuti di sentiero, come era questo sentiero semplice. Andiamo a acquistare il formaggio di quella di prima e andiamo, dai. Dai. Ciao.